Salve ragazzi, bentrovati sul mio canale, iscrivetevi al canale e selezionate la campanella per sapere quando ci saranno nuove pubblicazioni. Oggi volevo parlarvi di un problema che purtroppo è causa di gravi problemi nel caso come noi, come me, avete un Ducato dagli anni 94 al 2002, mi sembra 2001. Il problema della quinta marcia. Il nostro cambio ha un problema sulla quinta marcia, risaputo negli anni, per il motivo per cui la quinta marcia nel nostro mezzo, essendo più alta, più lontana, è irrorata male dal liquido lubrificante, dall'olio. È irrorata in maniera, diciamo, secondo me insufficiente, e provoca poi come difetto risaputo, è rinomato, non è che lo dico io, ma è una cosa che è proprio rinomata, anche perché mi è capitato a me il 23, quindi ieri, che ero in vacanza e sono dovuto tornare con il carro attrezzi per il problema della quinta marcia. Quando nel nostro mezzo, quindi parliamo di un Ducato 230, 2.5 TD, oppure diciamo il modello, dovrebbero essere uguali anche il 2.8 e il 1.900, però non sono sicuro, simili. Quindi noi abbiamo il problema della lubrificazione della quinta marcia. Io un consiglio che do con la mia esperienza, che è successa praticamente ieri, quindi questo è un video pubblicato il 24 aprile del 2022, il problema ce l'ho avuto il 23 aprile 2022, quando purtroppo andando verso una meta già prefissata con persone che mi aspettavano, tra le altre cose, per passare un paio di giorni di divertimento, mi sono trovato bloccato sulla E45 sotto un sottopassaggio a senso unico alternato per lavori. Quindi è bloccato tutto, abbiamo bloccato tutto nell'attesa della polizia, rischio di fare intruppare qualcuno o di far fare del male a qualcuno o di rischiare di fare qualche incidente, e mi hanno praticamente spostato in un altro posto, in un'altra area di sosta, l'ANAS, insieme alla polizia. Dopodiché il mio bel carro attrezzi mi ha portato da un meccanico che ovviamente di sabato non lavorava, quindi sono stato, diciamo, lasciato parcheggiato fuori dall'officina fino a che mi sono organizzato con un mio amico che mi è venuto a prendere con un carro attrezzi e riportato a casa, quindi 250 km di distanza, per un problema della quinta marcia, perché sono rimasto a folle sulla E45. Allora, un consiglio: se avete la quinta che gratta sul nostro mezzo, fatela vedere subito, non aspettate, perché fate quello che ho fatto io. La quinta che gratta potrebbe essere nulla, perché è comunque il sincronizzatore che sta andando, potrebbe essere l'ingranaggio che ha problemi. La quinta che scappa, se avete la quinta e scappa, si dice, quindi esce la quinta da sola, fatela vedere subito, cambiate subito il sincronizzatore o la quinta marcia, perché se no rischiate grosso. Ora vediamo insieme come ho risolto io autonomamente la sostituzione nel nostro mezzo del sincronizzatore e possibilmente anche della quinta marcia. Ora lo vediamo insieme e spero che questa cosa che mi è successa a me sia di monito e di aiuto per tutti gli altri. Su consiglio di quinta marcia nel nostro mezzo, fatela vedere subito, perché il problema non è che rimane, poi dice vabbè mi si incastra la quinta, o comunque la prima e la quarta. No, se si blocca il sincronizzatore voi rimanete solamente con la retromarcia. Ok ragazzi, vediamo come smontare il sincronizzatore su un Ducato 230 che va dal 94 credo al 2001, mi sembra 2000. Vediamo come fare. Ok, vedete, questo è praticamente la parte esterna del cambio, la coppa, che è la lamiera,
e all'interno si trovano praticamente sia il sincronizzatore che la quinta marcia, che è il problema che abbiamo normalmente noi sui Ducato. Siccome praticamente questa parte del motore si trova lontana diciamo, dalla lubrificazione all'olio, viene indotta dal movimento e viene lubrificata dal movimento, quindi in realtà è poco lubrificata essendo alta, quindi è un problema che ci troveremo spesso nei nostri Ducato. Ora andremo a rimuovere le viti che io già vedete che ho rimosso, sono praticamente 2, 3, 4, 5 viti anche là sopra. Togliamo, diciamo, questa protezione della coppa e all'interno troviamo i nostri ingranaggi, tra cui il sincronizzatore. Ok, levando la coppa, questo è quello che trovate. Io già ho provveduto ad allentare questo bullone, che è il bullone che praticamente tira via, vedete, questo va tolto, questo bullone. Praticamente il sincronizzatore è questo, che fa questo lavoro, entra e esce e va a sbloccare praticamente il cambio dietro. Nel mio caso si sono rotti, vedete qua mancano, qui dovrebbero esserci degli ingranaggetti con delle sfere d'acciaio che bloccano il sincronizzatore per non farlo uscire, altrimenti uscirebbe, se io adesso lo attivo senza quei fermi, uscirebbe dalla sede, che è poi quello che è successo e mi ha lasciato per strada, e è quello che può succedere a voi. Per sostituire il sincronizzatore basta togliere questa vite, sfilare questo, che allentando questa ghiera, lo facciamo insieme, allentiamo la ghiera, togliamo il fermo, a questo punto basta solamente sfilare la bacchetta verso di voi. Ok, in questa maniera in un attimo abbiamo tolto il nostro sincronizzatore, che è praticamente costituito dalla forcella, dalla parte posteriore con gli ingranaggi. I fermi non ci sono più, qui dovrebbero esserci fermi, quindi questo tutto il movimento verso l'esterno non avrebbe dovuto farlo. In realtà nel mio caso il sincronizzatore l'ho verniciato solamente per vedere la posizione iniziale, per non sbagliarmi, ma poi in effetti non serve a nulla. Questa parte qua gli ingranaggi sono perfettamente funzionanti, quindi è nuovo, però io nel dubbio, visto che già è successo che si sono spezzati i fermi, ho comprato tutto un sincronizzatore nuovo e lo installo nuovo. Noi ci troviamo questa situazione qua, questa ghiera che rimane è la ghiera sempre che fa parte del sincronizzatore, che va a farlo incastrare, quindi praticamente questo va messo in questa posizione, questo è il retro, questo va messo in questa posizione e poi va inserita la forcella e reinserito. Un lavoro di praticamente ci vuole più a tirare sulla ruota che a fare questo lavoro. L'ingranaggio della quinta marcia è questo qua, quindi praticamente nel caso della quinta marcia andrebbe solamente sfilato questo, sostituito e rinfilato, cioè lavoro. Per fortuna la quinta marcia è tutta esterna. E poi rimontiamo il nostro, rifacciamo la procedura inversa, quindi rimontiamo questo, rimontiamo la vite laterale che ferma poi la forcella, richiudiamo tutto, controlliamo il livello dell'olio, perché l'apertura praticamente di questa vasca perde solamente, questo è tutto l'olio che è uscito, perché in questa parte non arriva l'olio diretto ma arriva indotto, arriva praticamente indotto dalla rotazione degli ingranaggi interni, che per mezzo di quella canalina là che vedete là in alto, questa praticamente prende l'olio da dentro e la butta dentro la quinta marcia. Il problema che noi abbiamo nel nostro Ducato di questa generazione è proprio questo, che effettivamente, siccome è lubrificata in maniera, in questo caso sembra perfetta, perché l'olio a parte è nuovo e l'ho cambiato da poco, ma il problema è che arriva praticamente in maniera indotta, quindi per qualche motivo tecnico non riesce a lubrificarsi bene, e in effetti tutti noi chi ha il Ducato, il 230 di questi anni, almeno una volta ha fatto questo lavoro. Io per ora vi saluto, spero di esservi stato utile per non incombere nella disavventura che è capitata a me per pochissimo, quindi ci salutiamo e al prossimo video.